fa una città a organizzarsi, come si pianifica una città, perché una città, lo sappiamo, è un luogo geografico, è un luogo fisico, ma è anche fatta di relazioni, è un sistema complesso e la città è fatta anche di tutti noi, cioè ognuno di noi può anche contribuire a questa città e quindi ci sembrava importante venire verso di voi, parlarvi di quello che sta succedendo in questa città che sta cambiando così tanto. Avete sentito parlare di Brasilia, di Astana, capitale del Kazakistan, dove c'è una piana sconfinata e gli urbanisti disegnano quella che sarà la città fra 10, 20, 50 anni e possono fare quello che vogliono. Noi lavoriamo su un treno in corsa, che è una città che esiste, che vive, dove c'è gente che lavora, che deve poter continuare le sue attività. E lavorare su un treno in corsa non è facilissimo. Come facciamo a tenere viva nel futuro questa idea di una piccola città globale? Per esempio, appunto, la ricerca, l'educazione, il ruolo dell'università, invece della finanza, quello che immaginiamo per Lugano 2050 è piuttosto di essere una città molto attrattiva per studenti, ricercatori, quindi persone che vengono a lavorare a Lugano invece di andare via. Un nuovo centro culturale e sportivo valorizzano l'area cogliendo l'opportunità della nuova connessione con il centro storico di Lugano, grazie alla riattivazione della funicolare degli Angeli. Il terzo progetto si chiama LAC Relax e prevede arte e cultura ma anche divertimento per l'area verde di fronte all'LAC. Uno spazio multifunzionale connesso con il paesaggio lacustre, una passeggiata a filo d'acqua, piattaforme galleggianti per concerti, spazi verdi riqualificati danno maggiore attrattiva turistica alla zona e rendono lo spazio pubblico multifunzionale anche per i residenti. Con Marta a lezione ho imparato veramente tanti nuovi metodi per rendere la città molto più funzionale. Appunto, con la società che cambia si ha anche una necessità di cambiare il luogo in cui si vive. Abbiamo visto sia storia che a geografia. Cassarate Beach, un nuovo punto di accesso all'acqua che restituisca vitalità a un luogo ricco di potenziale, ciclopista Castagnola Melide, collegamento lento bordo-lago tra la spiaggia di Castagnola e quella di Melide, utile per la diminuzione del traffico veicolare e come attrattiva turistica. Parco del Tassì, un ricamo verde che si snoda tra strada, parco e bosco, unificando il quartiere. Trincea Verde, un parco lineare, libero da costruzioni come alternativa ai progetti in corso lungo la trincea ferroviaria tra Lugano e Massagno. Autogestione culturale. Anche perché è qualcosa che di fatto sulla carta c'è come intenzione, ma che non è veramente ancora sentito a sufficienza probabilmente anche dalla politica e quindi non è oggetto di approfondimenti. Quindi il vederlo qua, e per quello anche ti chiedevo, mi piacerebbe veramente che vengano poi divulgati questi risultati e magari qualcosa che Covari sotto le ceneri riprende vita e riusciremo a portare avanti con più vigore. Abbiamo una visione di una città che desideriamo e si può forse anche dire che siete andati oltre il comune. E questo è veramente complimenti immensi perché da una proposta, l'avete ancora sviluppata, il fatto di vedere che le nuove generazioni vanno oltre il pedicoma è veramente una soddisfazione infinita, sperando di vedervi tornare a Lugano dopo i vostri studi, di scoprire questa città come l'avete insegnata al liceo. Quindi la città deve decidere se davvero eliminare il parcheggio, creare quello che avete proposto, oppure continuare in un'altra direzione, quindi vorrebbero sentire che siete davvero convinti di quello che avete proposto. Purtroppo se si vuole cambiare qualcosa al giorno d'oggi bisogna prendere in considerazione che bisogna fare alcuni cambiamenti, magari anche drastici, e secondo il nostro gruppo
eliminare i parcheggi e creare delle aree più verdi è la soluzione migliore. Respiro di vita. Abbiamo individuato un'area parcheggio al Parco Lambertenghi affacciata su via Antonio Fogazzaro. La nostra proposta vuole limitare il traffico veicolare e aumentare gli spazi pubblici. Il nostro progetto si chiama Oasi Canina. Su Viale Castrati abbiamo individuato un'area inutilizzata. La proposta consiste nella creazione di un parco per cani perché pensiamo che oggi a Lugano siano troppo pochi questi spazi. Sistemiamo questo macello. Il futuro dell'area dell'ex macello necessita ancora di tempo per essere deciso e attuato. Dopo la rimozione delle macerie abbiamo pensato di disegnare sul suolo libero diversi giochi e di installare temporaneamente un container come luogo di aggregazione e riunione per la cittadinanza. Sicuramente mi è venuta la voglia di dare il mio pensiero, di dare il mio contributo, visto che appunto ci sono dei temi che ormai sono un po' cari a tutti, sono cari a noi perché siamo noi, la generazione futura, siamo noi che dovremmo vivere in questo nuovo mondo, in questa nuova realtà, quindi sicuramente è importante dare la propria, quindi mi è piaciuto poter dare il mio contributo e spero veramente che questi progetti entrino a far parte di questo piano culturale, sarebbe bello. L'immaginazione sulla città che era bella, cioè non ero abituata a pensare alla città in cui vivo, a pensare come la vorrei. Certo. Certo, uno ci vive, si prende un po' le cose. Esatto, è così, non pensi che potrebbe cambiare, che appunto vedendo un'altra città e dicendo cacchio quella roba lì è proprio bella, potrei averla a Lugano. E invece vedere che ci si propone di immaginare Lugano. Quello che ho apprezzato particolarmente da questo progetto, e quindi per questo ringrazio anche chi è stato dietro l'organizzazione Istituto Internazionale di Architettura, è proprio il fatto di dar voce, di dare uno spazio anche formale per gli allievi, per poter esprimere le loro idee, le loro proposte per una città più sostenibile, più a misura d'uomo, più verde, più accattivante, più piacevole da vivere. È stato detto anche durante la conferenza finale che effettivamente i giovani in passato non si sono molto espressi a riguardo, ma questo probabilmente anche perché non è stato creato il contesto e lo spazio per permettere loro di esprimere le loro idee. Anche se il percorso era relativamente breve, quello in aula dove hanno potuto progettare, sono uscite delle idee molto interessanti e molto in linea sia nella realtà con quelli che sono i principi fondamentali del PDCOM, ma sia con la città del futuro che tutti ci immaginiamo, quindi appunto più verde, più sostenibile, più piacevole, una società più inclusiva dove ognuno ha lo spazio di esprimere le proprie idee e vedere anche magari realizzate le proprie idee. Quindi se riusciamo ad arrivare a questo tipo di società vuol dire che ce l'abbiamo fatta.